Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete già vedere, vediamo una torcia della Fenix, l'LD22 versione 2.0. Innanzitutto vi dico subito che questa torcia mi è stata mandata in anteprima, prima ancora che venisse immessa sul mercato, dalla Fenix per provarla, testarla e farne una recensione. Quindi, quando vedrete questo video, la torcia o è ancora da uscire o è appena uscita sul mercato. Quindi, come si nota di già, la torcia non mi è stata spedita nel box di vendita né col manuale ufficiale che troverete nella confezione, perché è ancora da uscire sul mercato. Quindi ho solo, il manuale in formato PDF che mi è stato inviato per email e la torcia in questione che è ancora da uscire negli store ufficiali. Vi dico subito che questa è la versione 2.0 di una torcia che era molto efficiente e strepitosa anche prima, la Fenix LD22, e con questo upgrade è stata migliorata notevolmente. Vi dico subito che questa è una torcia molto compatta, quindi la potrete usare sia in macchina, nello zaino delle vostre escursioni, potete portarla sempre con voi perché è dotata anche di una clip, potete utilizzarla per agganciarla a una borsa, a una cintura, alla tasca, a una fibbia, dove volete. Partiamo subito con le dimensioni e il peso. Io come sempre le dimensioni le misuro dal vivo, quindi vediamo un po'. Lunghezza totale 15 cm, diametro massimo 2,2 cm, diametro minimo 1,9 cm. Come potete già vedere, la torcia è composta da una struttura in alluminio nera, un pulsante sul fondo e un pulsantino sulla cima vicino il LED. Voglio subito far vedere la batteria che è all'interno, poi passiamo alle varie caratteristiche, che è praticamente una doppia AA, però ricaricabile con USB Type-C. Guardate, basta inserire un cavetto USB, io uso quello del cellulare classico, e sopra c'è un piccolissimo LED che vi dice lo stato di carica. Basta. Non vi serve caricatori esterni, non vi servono caricatori particolari. Si ricarica direttamente con il cavetto USB Type-C, sopra al suo indicatore di stato di carica e basta. Una volta caricata la rimettete dentro la vostra torcia, chiudete e il gioco è fatto. Direi che è veramente una soluzione strepitosa. Ovviamente dopo vi dico anche con quali altre batterie potrete usarla, ma come avete già capito potete usare anche una doppia batteria AA. Passiamo ai dati tecnici. Già dal manuale si può notare che è distinto tra due scenari. Il primo è con la batteria ricaricabile che danno in dotazione, la seconda è con le batterie classiche AA. Ovviamente poi i test noi le facciamo con tutti e due i tipi di batterie, ma alla fine cambia solo la modalità e la durata dei lumen. Partiamo subito dicendo che le modalità anche in questa torcia sono molte. Partiamo da una modalità Eco di 2 lumen che ha una durata di 190 ore con le batterie AA classiche, batterie al litio che danno in dotazione di 220 ore, da distanza 11 metri. Poi ovviamente vi metto a monitor la tabella completa, almeno potrete vedere anche con i vostri occhi e più precisamente tutte le sue caratteristiche. Modalità bassa 30 lumen, batterie classiche AA 19 ore e 45 minuti, batterie caricabili da in dotazione 22 ore. Modalità media 100 lumen, durata batterie normali 5 ore e 50 minuti, batterie caricabili 7 ore. Modalità alto, in questo caso sia con batterie normali che ricaricabili 1 ora e 40 minuti. Modalità turbo, con le batterie normali non entra in funzione, 800 lumen con le batterie caricabili e dura 54 minuti. Queste sono le distanze
che vanno da 11 metri, 43, 76, 142 fino ad arrivare a 214 metri, che non è male. Ovviamente ha una resistenza agli impatti di 1 metro e un'impermeabilità garantita IP68. Il bello è che la potete utilizzare anche con batterie, come vi ho già detto, classiche AA, che le potete trovare ovunque. Quindi anche questo, come affidabilità e in casi estremi e finite la batteria interna, o utilizzate un power bank o vi portate dietro 2 batterie classiche stilo. Abbiamo visto che va da 2 lumen fino a 800 lumen, da 11 metri di profondità fino a 214, che non è male. Altre 2 modalità molto interessanti e a volte utili sono modalità strobo, che va da 350 lumen per le batterie stilo fino a 800 lumen per le batterie caricabili che danno in dotazione. La modalità SOS, in entrambi i casi 100 lumen. SOS è il classico 3 punti, 3 linee, 3 punti. Una volta finite le specifiche tecniche e dette tutte le caratteristiche, andremo in outdoor e le proveremo direttamente a video. Il LED utilizzato ha una durata di vita di 50.000 ore, quindi anche in questo caso la durata del LED è veramente alta. La batteria all'interno, che vi ho già fatto vedere, questa è la sigla, che è la Phoenix, ovviamente marchiata Phoenix, garanzia Phoenix, non può rovinarsi né rovinare gli apparati con cui viene utilizzata, quindi ha un circuito di protezione di ricarica contro cortocircuiti, surriscaldamento e tutto il resto. Come vediamo è una batteria da 3.6 volt 1100 mAh agli ioni di litio da 3.96 watt orari. Quindi è una batteria di tutto rispetto. Dimensioni classiche di 2 batterie stilo. Come vi ho detto, si ricarica con un classico cavetto USB Type-C. L'attivazione è istantanea tramite il pulsante sul dorso o sul fondello della batteria della torcia, e con questo piccolo pulsante messo qua potete cambiare l'intensità del LED e del fascio luminoso, e di qua la potete rispengere. La clip della torcia è a 2 posizioni, quindi la potete mettere sia qua, la potete staccare e metterla in quest'altro incavo, quindi la potete mettere o qua, in base a come la volete portare su una cintura, sullo zaino, insomma, in base alle vostre esigenze. È dotata di un circuito per evitare di rovinare la torcia se invertite accidentalmente la batteria all'interno, quindi non vi preoccupate, non potete sbagliare, non vi succederà nulla. Corpo in alluminio classico A6061 T6 con una finitura antiabrasiva anodizzata del tipo Premium HA3, e il peso dell'intera torcia con batterie e clip è di solo 92 grammi, 92-93, quindi una batteria veramente leggera e compatta. Per attivare la modalità flash o strobo basta accendere la vostra torcia, tenere il pulsante di selezione di intensità per mezzo secondo e parte la modalità strobo. Lo ripremete e va in modalità SOS. 3 punti, 3 linee, 3 punti. Strobo ed SOS. Ritenete premuto mezzo secondo e torna alla modalità normale. Anche in questa torcia ha il circuito che memorizza l'ultimo stato con cui avete utilizzato la torcia stessa. Quindi se voi mettete modalità alta, spengete e riaccendete, la troverete di nuovo modalità alta. Invece nel caso utilizzate la modalità bassa, uguale. Questo per tutte le modalità. Sul manuale di istruzioni sono presenti anche tutte le tipologie di batterie che potete usare. Quindi la Phoenix che vi ho fatto vedere, che viene data in dotazione, è consigliata. Batteria al nickel tetraidrato alle stilo ricaricabili classiche, li potete usare. Le batterie non ricaricabili al litio le potete utilizzare. Le batterie ricaricabili 14500 no. Queste è
da escludere, non le potete usare. La ricarica avviene, come vi ho fatto già vedere, svitando la parte posteriore della torcia, estraendo la batteria e collegarla a un classico caricabatterie Type-C. La torcia ha anche un avviso di bassa tensione o di scarica. Questo che vuol dire? Quando la batteria interna raggiungerà un certo valore minimo, essa scalerà subito l'intensità della luce e lampeggerà 3 volte ogni 5 minuti per ricordarvi di caricare tempestivamente la batteria oppure sostituirla. Comunque sul libretto c'è scritto tutto. L'uso e manutenzione, come vi ho detto in altre recensioni, praticamente è come mettere in stoccaggio la vostra torcia e mantenerla sempre efficiente al 100%. Incluso nella confezione con cui verrà venduta questa torcia ci sarà ovviamente la torcia, il pacco batterie, quello classico che vi ho fatto vedere, il cavo di ricarica, il cordino, degli o-ring di ricambio, il manuale e la fondina dove metterla. Anche in questo caso io vi consiglio, se dovete metterla riporla via per più di 4 mesi, di procedere a un ciclo di carica e scarica almeno ogni 4-5 mesi per far sì che la batteria all'interno di essa non vada in degrado. Come in tutte le torce della Phoenix, sulle parti mobili e svitabili è inserito un piccolo ring per far sì che la torcia diventi impermeabile e non faccia passare né la sporcizia ma soprattutto l'acqua. Quindi una volta chiusa completamente la torcia diventa impermeabile, come vi ho detto, con certificazione IP68. Bene, detto questo, andiamo fuori e proviamo questa piccola grande torcia. Come avete visto dai test esterni, la luce e la potenza di questa torcia sono veramente notevoli. Quindi, anche se la torcia è piccola, trasportabile, leggera e relativamente compatta, è una torcia di tutto rispetto. Ha la sua potenza, le sue funzionalità, le sue caratteristiche di portabilità. Quindi anche questa torcia, secondo me, è una torcia che potete usare sia in escursioni, in casa, nei momenti di emergenza, sulla barca, sul camper, sull'auto, insomma, di tutto e di più. E nel nostro caso, anche durante le nostre escursioni, può essere utilizzata come torcia di backup, per dire, utilizzate una torcia frontale e questa la usate, la lasciate nello zaino come torcia di backup, perché è veramente sottile, poco più di una batteria a stilo, come diametro, leggera, 96 grammi, dai 93 grammi, trasportabilissima e molto affidabile. Quindi anche questa torcia io mi sento di consigliarvela. Come in tutti i video, io per le mie recensioni, come vi ho sempre detto, non vengo pagato, quindi se c'è un problema ve lo dico e se ha un difetto ve lo dico senza problemi, ma dato che nel mio caso non vengo retribuito, testo soltanto e provo sul campo gli oggetti, mi sento di consigliarvela. Ovviamente l'azienda Phoenix è un'azienda leader nel settore, quindi i suoi prodotti sono veramente di qualità premium. Che dire, io vi ringrazio per aver visto il video, come sempre ringrazio sempre per il supporto che mi date. Se volete mettete un like, per qualsiasi domanda scrivetemelo nei commenti, troverete tutti i link in descrizione al sito del produttore, ai vari store ufficiali della Phoenix. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.